Regà, sarò onesto. Shadows è il primo Assassin's Creed che mi sta davvero divertendo da 10 anni a questa parte. No, Ubisoft non mi ha pagato per fare sto video, tranquilli. Anzi, ho dovuto spendere io 50 euro per comprare il gioco su PC. Però sì, Shadows non è affatto un brutto gioco e tutta la gente che ci sta buttando merda sopra in questi giorni è gente che probabilmente non l'ha nemmeno provato o qualche esaltato estremista che vive su Twitter. Perciò vi dico brevemente le cose che mi piacciono di Shadows e poi passo alle cose che non mi piacciono. Molto simple and clean e poi vi esorto ad ascoltare le opinioni di qualcun altro di cui vi fidate e tirate le somme da voi. La cosa che ho apprezzato di più del gioco e quella di cui la qualità rimane qualcosa di innegabile anche per il più feroce degli hater è la fedeltà grafica e in generale quanto sia bello da vedere questo mondo di gioco. Sì, sto giocando su PC con i dettagli tutti alti, ma onestamente ho provato pure a giocarci con tutto al minimo ed è bellissimo da vedere uguale, perciò sono abbastanza sicuro che pure i consolari avranno una bella esperienza visiva, soprattutto pure chi è ricco abbastanza da permettersi la PS5 Pro. Il modo in cui funziona l'illuminazione, la vegetazione rigogliosa che imbellisce tutti questi paesaggi, i tantissimi dettagli delle texture, la tassellazione del terreno, eccetera eccetera, rendono spettacolare anche il semplice passeggiare per queste zone mozzafiato. Le grandi città come Osaka e Kyoto sono parecchio belle da vedere, anche se rispetto al grande open world sono probabilmente la cosa che stupisce di meno dell'ambiente. Non è come nei vecchi Assassin's Creed in cui la città era l'intera mappa e perciò erano super dettagliate, dense ed estese. Qui sono semplicemente un ammasso di edifici tutti insieme con viuzze e strade dove passare. Per carità, sempre belline da vedere, ma preferisco di gran lunga il design e l'estetica dei villaggi portuali o di montagna, che sono di dimensioni ridotte e più credibili. Sempre riguardo il mondo di gioco, una cosa di cui non mi aspettavo che mi sarebbe importato così tanto è tutto il sistema di meteo e il discorso delle stagioni. Non so se avete visto i trailer, ma ci hanno fatto una testa tanta con queste stagioni, che cambiano quando passa il tempo e cambiano radicalmente i paesaggi, il meteo, e influenzano pure in minima parte il gameplay. Ecco, sta roba inizialmente non mi faceva né caldo né freddo, ma giocandoci in prima persona devo dire che è davvero una bella aggiunta. Può capitare che in particolari periodi dell'anno il meteo sia completamente imprevedibile, con acquazzoni e tempeste che nascono nel giro di pochi minuti dal nulla. Può capitare che durante l'inverno alcuni corsi d'acqua siano ghiacciati, che impediscono quindi di nuotarci, ma che invece permettono magari di camminarci direttamente sopra, e così via. Sono dettagli carini che non solo danno quel pizzico di immersione in più, ma più di qualche volta mi hanno fatto un attimo fermare e pensare: oh, ma forse sta zona è meglio farla quando è estate, oppure prima che arriva la primavera è meglio che prendi tutte le risorse da sto castello, e cose del genere. Perciò per me questa è una funzionalità promossa anche sotto lato gameplay. Altre cose che mi sono piaciute? Lo stealth. Mi dispiace per Yas che sembra un ragazzo a posto, ma ho giocato praticamente sempre con Naue, ogni volta che ne avevo l'occasione, e il bro invece l'ho usato soltanto quando strettamente richiesto per la storia o per accedere a qualche zona dove serve una sua abilità. E il motivo è semplice: Yasuke per me è noioso da giocare. I combattimenti sono praticamente in easy mod, perché c'hai una fracca di salute e togli un fottio di vita con ogni colpo ai nemici. Sei letteralmente un energumeno di 2 metri contro dei giapponesi che sono alti la metà di te e prendono pizze e calci che li fanno volare via. Quindi il combat, nonostante sì divertente ogni tanto perché overpowered, non offre però nessun tipo di sfida. Se poi consideriamo che l'intero design del mondo di gioco è fatto per arrampicarsi in giro, sfruttare lo stealth, liberare gli accampamenti, i castelli senza farsi notare, Yasuke, che è incapace di arrampicarsi e praticamente non può fare nulla stealth senza farsi sentire da 20 metri di distanza, è un personaggio molto poco pratico durante un playthrough, secondo me. Poi, vabbè, sono sicuro che ci sarà qualcuno a cui non frega niente dello stealth e preferisce andare addosso ai nemici e caricare qualsiasi cosa con la forza bruta, e sono contento quindi che per voi ci sia questa opzione. Ma la domanda mi sorge spontanea: se non avete voglia di giocare a un gioco stealth, perché state a giocare Assassin's Creed Shadows? Comunque, dicevo, giocare con Naue è tutt'altra cosa. È piccolina, è agile, veloce e super letale. Non solo ci si può abbassare per evitare di farsi notare, ma anche sdraiare e strisciare in punti normalmente non accessibili. Ha un kit di abilità ad hoc per essere un personaggio usato più o meno
col cervello e sfruttando lo stealth. C'ha i kunai per uccidere silenziosamente dalla distanza, le classiche bombe fumogene che, sì, pure in sto gioco sono OP e permettono di farsi gruppi tipo di 5 nemici senza essere notati, e altri strumenti utili. Ha ovviamente anche armi diverse da quelle di Yasuke e fa molti meno danni in combattimento, ha molta meno vita e quindi rende ogni scontro potenzialmente mortale. Con Naoe si è incentivati a giocare stealth e per come è fatto il level design dei vari castelli e delle zone è davvero una goduria. Però, attenzione, non aspettatevi livelli di stealth come Metal Gear Solid o Splinter Cell. Lo stealth di Shadows è molto semplificato con delle intelligenze artificiali che fanno ride. Non è chissà quanto impegnativo, ma è parecchio dinamico e spettacolare. Diciamo che il gioco riesce particolarmente bene a farti sentire uno shinobi fighissimo che decima un intero accampamento da solo, correndo qua e là, sparando nelle ombre, eccetera. E senza dubbio è lo stealth migliore che qualsiasi gioco di Assassin's Creed abbia mai avuto. Anche perché, sì, lo stealth è sempre stato una componente della saga, ma mai quella principale. I primi titoli erano più degli action adventure con componenti social stealth, che permettevano al giocatore di confondersi tra i cittadini delle città mentre pedinavi gente, seguivi le tue vittime o borseggiavi qualcuno. E pensate che è solo con Unity che abbiamo avuto per la prima volta un bottone dedicato per abbassarci. Quindi sì, non ci voleva tanto per fare un gameplay stealth migliore dei giochi passati, ma sono comunque contento che ci siano riusciti perché personalmente il lato del gameplay che mi diverte di più. Un'altra cosa che ho apprezzato particolarmente del gioco è una piccola opzione che Ubisoft ha deciso di aggiungere. Praticamente se l'attivate permette di one-shottare ogni nemico se assassinato. Nel senso, sto gioco, per quanto sia molto più RPG light rispetto a un Odyssey o un Valhalla, ha comunque parecchie componenti da gioco di ruolo. Ci sono livelli, con zone della mappa che hanno nemici di livello sempre più alto, ci sono equipaggiamenti che non solo sono più buoni o meno buoni, ma anche di rarità diverse, con perk diversi e che richiedono un certo livello per essere usati. Questo vuol dire che ogni tanto vi troverete in una situazione dove state facendo tutta una zona stealth e poi boom, c'è sta un nemico che magari è tot livelli sopra di voi o ha semplicemente così tanta vita che non potete assassinarlo e basta. Il gioco vuole che per uccidere questi nemici che hanno più vita dovete livellare di più o utilizzare dei particolari equipaggiamenti che vi permettono di fare più danno durante gli assassini o di sbloccare delle abilità dallo skill tree. E se vi piace sto tipo di roba RPG ci sta. Ma io nel mio Assassin's Creed ste robe non le voglio. Perciò ho deciso di attivare questa opzione di assassinio one shot dalle impostazioni. Sotto un certo punto di vista si potrebbe dire che ho reso lo stealth più facile, perché attivando questa impostazione è possibile uccidere silenziosamente anche nemici che stanno 20 livelli sopra. Ma da un lato mi ha trasformato l'esperienza in qualcosa che si allinea di più con i miei gusti. Quindi anche qua, pollicione in su per aver deciso di aggiungere questa impostazione per tutti quelli che, come me, non hanno voglia di stare troppo dietro alle componenti RPG e vogliono godersi lo stealth. Passiamo invece alla roba che non mi è piaciuta. Prima vi ho detto quanto è bello vedere questo mondo di gioco. Ed è vero, è bellissimo graficamente e ha dei paesaggi spettacolari. Ma porca vacca se è grosso e vuoto. In pieno stile Ubisoft questo open world è grande, con tante cose da fare, ma a parte rari casi, molte side quest e attività da fare danno proprio quella sensazione di lista della spesa. Purtroppo è una roba caratteristica di sto tipo di giochi e anzi, si potrebbe pure dire che è una roba caratteristica ormai del genere open world e basta. Skyrim e The Witcher 3 non sono da meno, ma nel loro caso apprezzo molto di più la formula perché ci sono momenti in cui ste attività non sembrano così tanto ripetitive e ogni dungeon, ogni contratto aggiunge qualcosa all'esperienza. Magari in Skyrim trovi una fortezza con un level design particolare che racconta una storia ed è collegata ad una quest. Magari in The Witcher 3, facendo l'ennesimo contratto da strigo, ti ritrovi a confrontare una situazione dai forti dilemmi morali che cerca di lasciarti qualcosa a livello emotivo. Shadows purtroppo ha davvero pochi di questi momenti e l'80% è liberare gli avamposti, fare un minigioco, uccidere tot nemici in una regione, assassinare target X e così via. Altra cosa che non mi è piaciuta è l'inconsistenza. Proprio come ci sono secondarie interessanti e secondarie da lista della spesa, si può parlare di questa inconsistenza per quasi ogni aspetto del gioco, in particolare però ce l'ho con le cutscene. Ci sono sequenze animate benissimo, super cinematiche, dove si vede che c'è stato parecchio impegno e lavoro nel realizzarle.
e cutscene dove invece i personaggi hanno una faccia tutta statica, mostrano a malapena delle emozioni, non si muovono e ritorniamo a delle animazioni robotiche e uncanny. Ed è un peccato perché giocando il gioco in giapponese li sento sti doppiatori che ci mettono della grinta, ci mettono emozione e carica nella voce. E poi la cutscene, visto che è lip syncata invece col doppiaggio inglese, è tutta statica e robotica. E questo mi porta al prossimo punto, il doppiaggio inglese. Porca madosca, raga, quanto è disgustoso il doppiaggio inglese. You cut down all those soldiers just to speak with me? Why? 私と話すためだけにあれだけの兵をなぎ倒したのか。何故じゃ。 Non so che hanno combinato qua, ma sta gente sembra che non c'aveva manco voglia di parlare quando stava registrando le linee di dialogo. Davvero delle interpretazioni a tratti ridicole e onestamente inaccettabili per un gioco del calibro di Assassin's Creed, con un budget del genere alle spalle. Fatevi un favore e se volete giocare al gioco, fatelo nella modalità immersiva, dove tutti i personaggi sono doppiati nella lingua accurata, ovvero principalmente giapponese con ogni tanto qualche personaggio occidentale che parla in portoghese. Molto meglio, anche perché ho pure sentito parecchie voci conosciute tra i doppiatori giapponesi. Ad esempio ci stanno il doppiatore di Cloud di Final Fantasy VII e Rohan Kishibe di JoJo, o quello di Lelouch di Code Geass e Joker di Persona 5. Insomma, doppiaggio inglese? No. Doppiaggio giapponese? Ok. Vi assicuro che i personaggi sono completamente diversi, più profondi, più emotivi, più intrattenenti col doppiaggio giapponese. Mentre con quello inglese sono semplicemente anonimi e inespressivi. E niente, ora come ora non mi viene nulla in mente di dirvi che non mi piace o che mi piace particolarmente. Penso che questo sia tutto. Shadows è un bel gioco, non è in nessun modo un capolavoro e secondo me non è nemmeno la grande hit di cui Assassin's Creed e Ubisoft avevano bisogno per riconquistare i fan, ma è davvero un passo nella direzione giusta e il primo gioco single player di Ubisoft che mi ha genuinamente divertito negli ultimi 10 anni. Concludo dicendovi quest'ultima cosa: se siete tra i fan della saga che hanno odiato profondamente i giochi come Origins, Odyssey e Valhalla, questo gioco non vi farà cambiare magicamente idea e probabilmente non è il ritorno alle origini che speravate. Se vi sono invece piaciuti titoli più RPG, questo Shadows senza ombra di dubbio è quello più interessante a livello artistico, contenutistico ed estetico tra tutti quelli usciti, e con grande probabilità vi piacerà anche questo. Se invece siete, come me, gente un po' più neutra che magari ha apprezzato Origins il giusto ma che poi ha abbandonato con Odyssey e Valhalla, probabilmente vi piacerà perché Shadows è molto più simile ad Origins che agli altri due ed è molto più leggero sulle componenti RPG. A livello di atmosfera e storia è molto più realistico e non ci starà ad affrontare il Ragnarok o robe del genere. Ovviamente, come tutti i titoli precedenti, non è super accurato a livello storico e come Machiavelli non era un assassino, non prendete la storia di sto gioco come una ricostruzione veritiera delle vite di figure storiche come Oda Nobunaga o Hattori Hanzo, ma il setting è comunque abbastanza concreto e coi piedi per terra da risultare verosimile e un'esperienza magari un po' più affine ai vecchi titoli. Se avete giocato Shadows, ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere cosa vi sta piacendo del gioco, cosa non vi sta piacendo e magari cerchiamo di essere civili, anche se so che è difficile essere civili nei commenti quando si parla di Ubisoft.